Hai mai visto uno dei famosi santi ingioiellati? La loro identità resta un vero e proprio mistero, ma oggi proveremo a ricostruire la loro storia. Molti scheletri furono scoperti nelle catacombe sotto Roma nel 1578 e, credendo che fossero martiri cristiani, furono inviati alle chiese del nord Europa in sostituzione delle reliquie distrutte durante la Riforma. La loro identità, per la maggior parte, era sconosciuta. Considerati i resti mortali dei primi cristiani morti come martiri, i cosiddetti corpi santi venivano ingioiellati e poi traslati in tutta Europa per diventare oggetto di culto, di pellegrinaggio e per rimpinguare le casse di quelle chiese. Spesso venivano ricomposti in modo approssimativo, dei veri e propri puzzle di più corpi. Emblematico fu il caso di Sant'Ovidio arrivato a Place Vendôme a Parigi con 2 piedi sinistri. Naturalmente fu molto difficile nei vari ossari distinguere tra i corpi martirizzati e quelli morti per cause naturali. Fu istituita addirittura una commissione pontificia che stabilì dei canoni per distinguere i martiri dagli altri cristiani. Si parla di papi che scesero essi stessi nel sottosuolo per valutare quali scheletri, quali ossa presentassero segni di una morte violenta. Sembra che ci fossero addirittura preghiere segretissime per i casi più incerti e che permettevano di parlare con i morti. L'ultimo a provarci fu Papa Gregorio XVI, il quale, incuriosito da queste storie, studiò l'intero rituale e lo mise in atto. Uno di questi ingioiellatori di scheletri si chiamava Adalbert Eder, frate cistercense, ma anche abile artista della lavorazione dell'oro e dei gioielli. Pare che oltre ad adornare magnificamente questi cadaveri, si divertisse pure a metterli nelle pose più strane. Fu durante l'Illuminismo che i santi ingioiellati vennero nascosti e così dimenticati.